Eccoci qua, buonasera. Buonasera, aspettiamo un attimino che arriva un po' di gente. È un po' che non mi faccio sentire, ma per un motivo, nel senso che a parte i vari impegni, vi porto dei video molto particolari ultimamente, particolari su degli emulatori che non si vedono tutti i giorni, diciamo così. Diciamo di certe console un po' sconosciute, anche abbastanza moderne, come appunto la PlayStation Vita, e quindi ci vuole un po' di tempo a fare organizzare questi eventi, questi video, queste live. Ho pensato di farlo in live perché, insomma, in una mezz'oretta dovremo cavarcela, nel senso che voglio fare una live il più corta possibile in modo tale che voi abbiate le informazioni più corrette, diciamo sintetizzate per emulare al meglio la PlayStation Vita su un PC. Allora, saluto intanto tutti i presenti alla live, vi ringrazio per il fatto che la state seguendo. Allora, parliamo un po'. La PlayStation Vita la conoscete, è stata l'ultima console ufficiale portatile Sony, dopo la PSP, quindi è il successore della PSP. È una PSP 2.0 a tutti gli effetti, molto più potente, praticamente è la regina delle console portatili in quanto a potenza, più o meno del 2012 sono stati fatti due modelli, la PlayStation Vita FAT, ho detto anche 1000, che è quella allo schermo OLED, e diciamo che è uno schermo di qualità assai elevata, però ha varie problematiche di cui non parlerò adesso, ma parlerò nel video specifico sulla PS Vita che uscirà nelle prossime settimane e che lo devo ancora fare, ma intanto vi do questa chicca, che è l'emulazione della PS Vita. E poi c'è la PlayStation Vita Slim, che è la versione 2000, che ha molte migliorie, che vedremo poi insieme. Lo dico soltanto a titolo informativo. È una console uscita 11 anni fa, ma voi non avete idea che il fatto che ancora oggi è un mostro di potenza, in quanto riesce perfettamente ad emulare ovviamente tutto quanto l'hardware precedente, perché la PlayStation Vita può emulare tutto RetroArch, cioè su PlayStation Vita il RetroArch gira benissimo, quindi tutte le console, diciamo, dagli albori fino ai 32 bit vanno in maniera perfetta, quindi tutto quanto, NES, SNES, ma ve lo farò vedere nel video dedicato, appunto. E poi la PlayStation 1, la PlayStation 2, della PlayStation 2 ci sono vari porting su PS Vita, varie collection remastered HD, tra cui la Jack and Dexter Collection e tanto altro. Diciamo che come grafica è una via intermedia tra la PlayStation 2 e la PlayStation 3, quindi è un mostro di potenza, mentre la PSP era un intermedio tra la PlayStation 1 e la PlayStation 2, diciamola così. Nonostante gli anni resta molto potente come console, non è facile da reperire, è anche costosa, anche se ultimamente vedo che i prezzi della PSP si stanno avvicinando a quelli della PS Vita, quindi paradossalmente la PSP sta cominciando a diventare più costosa in correlazione di quello che ha, diciamo, a livello hardware rispetto alla PS Vita. Comunque, oggi vi insegno, visto che è un video che in Italia appunto ho visto che non ce n'è neanche uno sull'argomento, come emulare la PlayStation Vita sul PC. Voi non avete la PlayStation Vita, non ce l'avete. Avete i giochi, li possedete, potete farne il backup e giocarvelo sul PC. Altrimenti ci sono altre maniere di reperire i titoli, ma sicuramente non vi verranno spiegati in questo video. Allora, qui vediamo come emulare. Questo è l'unico emulatore PlayStation Vita che esiste al mondo fino adesso, che è il Vita 3K. Ehm, è il primo emulatore sperimentale PlayStation Vita del mondo per Windows, Linux, Mac OS e Android. Te lo dice, non è quello di abilitare, lo scopo non è quello di abilitare attività illecite, questo è come tutti gli emulatori. Va bene, voi andate, scrivete Vita 3K, emulatore PlayStation Vita, appare questo sito, Vita 3K. Andate qua e scaricate da GitHub, è inutile che ve lo faccio vedere, comunque io ho Windows, schiacciamo qui, vi scarica il pacchetto zip, va scompattato, eccetera. Niente di difficile, io ce l'ho già installato, quindi l'ho già scaricato, però molto facile. Poi se andiamo qui, qui c'è la spiegazione, poi c'è il Quick Start, vi spiega, ecco ragazzi, la cosa che bisogna dire fin da subito, i requisiti hardware, essendo una console parecchio tosta e pesante, nonostante siamo passati 11 anni, ci vuole l'unica condizione che dovete, diciamo, soddisfare, sono le richieste hardware che sono belle pesanti, perché guardate, ci vuole un PC decente,
abbastanza potenti, diciamo la verità, per avere delle performance decenti. Questa è l'unica cosa, ma cosa vi aspettate? Cioè, nel senso, la Precision Vita è una macchina molto, molto, molto complessa. Poi, adesso è ancora a livello sperimentale, ma funziona parecchio bene, comunque. E poi vedremo anche una lista di compatibilità. Comunque, guardate, le richieste minime, i requisiti minimi sono una GPU, una scheda video, che supporti OpenGL 4.4, che comunque è abbastanza elevato, eh. Vabbè, la CPU con le istruzioni AVX e minimo 4 GB di RAM, ok? Però ragazzi ve lo dico, questo non è sufficiente, nel senso che dipende molto dal titolo, ci sono titoli, giochi più leggeri che possono anche girare, ma per esempio noi stasera proviamo Mortal Kombat della PlayStation Vita, che è uno dei giochi è uno dei titoli più pesanti, anche uno dei più belli, vi farò vedere che insomma gira, però ci vuole ben di sopra, perché è un titolo pesante. Perfetto. Io ho un PC carretta. Beh, allora, buonasera Igor. No, no, ma infatti, questo io ve lo faccio vedere perché per farvi sapere che esiste. Perché molti magari non pensano neanche che esista l'emulatore della Precision Vita. Ci vuole un PC potente. Ecco. Invece la PSP, con un PC carretta, puoi già farla. Tra l'altro, devo fare anche il video, la live sull'emulazione PSP. Quasi quasi ve la faccio vedere anche questa qui in questo video. Però no, non mi scogliamo troppa roba perché ne farò un'altra di live una di queste sere sull'emulazione PSP su PC. Perché mi sono dimenticato di farla nel video della PSP. Che è molto più semplice e ci vuole un PC molto più leggero, cioè molto meno potente, insomma. Faccio prima prendere una PS Vita. Sì, sì, ma infatti se potete prendete la PS Vita perché lo dico qui e lo ribadisco, almeno per quanto mi riguarda, ma in generale come regola generale, l'hardware originale non può mai sostituire l'esperienza, cioè è l'esperienza autentica, ci vuole l'hardware originale, non c'è niente da fare. Gli emulatori non possono mai sostituire l'hardware originale, volevo dire, scusate. E quindi, però, se uno non ne ha proprio idea, non può avere la PS Vita, è già cioè, è qualcosa, cioè, per farvi vedere cosa si può fare comunque. Stessa cosa con la PSP, vi farò vedere in un'altra live. Allora, ci vuole una CPU che supporta PGL 4.4 e oltre. Poi ci vuole lo shader interclock e 8 GB di RAM o più. E poi ci vuole, guardate, perché a volte l'emulatore chiede che manca questo runtime, vuoi installando il Visual C++ 2015-2022 il pacchetto. Deve essere un sistema operativo a 64 bit. Ehm, Bisogna installare adesso vi faccio vedere comunque, non è niente di difficile. Allora, vediamo questa cosa perché faccio vedere. Quindi arriviamo qui, ci sono tutte le sottocategorie. Download. Allora, poi abbiamo la categoria compatibilità. Qui c'è la lista di compatibilità. Comunque vi faccio vedere, qui ci sono delle foto, delle immagini di quello che ci gira. Però, comunque, abbiamo aperto 2 volte. Allora, abbiamo i titoli PS Vita, giocabili 55% dei titoli. Allora, innanzitutto la libreria PS Vita non è molto estesa, i titoli sono pochi, sono più che altro tutti giapponesi, avventure grafiche giapponesi, a dire il vero. Però ce ne sono parecchi anche belli, ma non è che ci sia, non è una libreria troppo estesa. Comunque, giocabili possono essere giocati dall'inizio alla fine con prestazioni giocabili e nessun problema di rottura del gioco, più della metà. Ed è ancora sperimentale. Poi abbiamo questi qui in gioco che vanno in gioco, hanno dei problemi che praticamente o problemi di performance o altro. Alcuni che vanno ma non puoi entrare nel menu, alcuni che visualizzano la int ma non raggiungono il menu, alcuni che si avviano ma poi non fa niente, e altri che invece proprio non partono per nulla. Quelli che non partono per nulla sono l'1,76%. Comunque diciamo, concentriamoci sulla categoria giocabile, quella verde, che possono essere giocati senza problemi. Qui abbiamo una bella lista con i titoli di codici dei giochi. E guardate, ci sono tutti i titoli PS Vita. Comunque ce ne sono. Io adesso oggi mi concentrerò su Mortal Kombat. Andiamo a vedere Mortal Kombat. Basta anche la versione. Guardate, eccolo qua. Ecco, no, ecco. Allora, io tra l'altro, allora non ci sono tutti i titoli presenti perché vedete Mortal Kombat, questo qua, questo codice è la versione USA, quella americana. Io invece, non vedete, poi se schiacciate vi chiede anche, cioè vi fa vedere anche i dettagli, vi fa vedere che computer hanno usato, i problemi, ok? Io, quindi la versione americana ha dei problemi a entrare in gioco.
Ma la versione europea, che qui non è presente, perché se non sono la scritta, non è presente, nel senso, bisognerebbe aggiungerla alla lista, vi assicuro che funziona, e anche bene, che è quella che uso io oggi, che c'è in italiano praticamente, con la lingua italiana. Quindi non tutto è presente, magari è presente soltanto la versione americana. Comunque, oggi proviamo la versione europea di Mortal Kombat, che qui non è presente. Adesso non so come classificarla, io per ora l'ho tenuta giocabile, non l'ho provata moltissimo, ma faccio vedere. Quindi questa è la lista di compatibilità. Abbiamo l'emulatore. Andiamo a vedere l'emulatore. Buonasera Demiur, grazie Viper, buonasera anche te. Niente, vi faccio vedere. Stasera guardiamo l'emulatore PS Vita. Spero che vi possa interessare l'argomento. Allora, una volta che avete scompattato lo zip, vi ritrovate questa roba. Tutta questa roba. L'eseguibile da avviare è Vita 3K Exe. Ok? Mentre poi qui abbiamo delle altre cartelle. Però adesso voglio farvi vedere per chi l'ho già installato. Ma se uno non... Perché non è facilissimo da capire come funziona. Allora, ve lo scarico apposta, così facciamo da zero. Allora, scarichiamo. Lo metto qui per non fare confusione. E boh. Adesso, ho già praticamente finito di scaricarlo. Mettiamo un secondino. Finito. Allora, abbiamo il pacchetto. Lo scompattiamo. Con qualsiasi programma, WinRAR, WinZip, quello che volete. Comunque è molto, cioè non è neanche tanto grosso, diciamo così. Facciamo subito pulizia perché sennò ci casiniamo. Allora, abbiamo queste cartelle, ok? Una volta che avete queste cartelle, buonasera Demiurgo. Allora, scusate, buonasera caro Demiurgo, da un bel po' che non seguo le tue live. Grande morte nera, ma da quanto è che non ci si sente? Ma mi sa che dal tempo di Scorn, cioè di qualche anno fa che non ci si sente. Mi fa piacere vederti qua stasera. E anche Alter97, buonasera. Buonasera anche a te. Allora, dicevo, vi trovate questa cartella? Queste cartelle, cioè dentro questa cartella trovate questi file. Avviamo Vita 3K. Già qui. Allora, vi chiede di selezionare la lingua. Niente di difficile. Adesso vi chiede il pacchetto dell'emulatore. Cioè la cartella dell'emulatore. Dove volete installare l'emulatore. Io adesso per comunità lo metto qua dentro. Quindi facciamo io PS Vita, Windows Latest. Ok. Avanti. Adesso. Qui sono richiesti due file. Il firmware e il font. Allora, come si fa? Devo andare a cercarli. Firmware PS Vita. Ci scaricano. Da qui. Questo. Scarica aggiornamento. Voi selezionate questo. Però vedete c'è un bug su Chrome che non ve lo fa scaricare. Vedete io schiaccio, non scarica nulla. Non so come mai. Allora vi insegno questa piccola chicca. Fate tasto destro e fate salva link con nome. Eccolo qua. PSV update poop. E lo salvate. E comincia a scaricare. Ah, vi dice download non sicuro bloccato. Voi fate conserva e va. Quindi ragazzi basta scrivere firmware PS Vita, vi appare il sito ufficiale del PC Vita, scaricate il firmware. Ok? Aspettiamo che finisca. Intanto leggiamo i commenti. Ero un fiero possessore di PS Vita, comprata anni fa fuori dall'Italia. Mi ricordo che avevo pochi giochi per la console e pensavo fosse fantastica. Purtroppo l'ho rotta e non riesco più a trovarla. Allora, caro Morte Nera, puoi provarla sul PC, almeno qualcosa riesci a fare. Però ovviamente se poi la trovi l'hardware è molto meglio, eh. Però intanto qualcosa potete fare. No, ve lo faccio vedere perché in Italia nessuno ha portato questo contenuto. Esiste questo emulatore e insomma funziona decentemente. Cioè è un hardware, ovviamente lo ripeto, quello di PSP funziona molto meglio, quello di PSP è praticamente perfetto. Cioè, a parte che potete aumentare la risoluzione a livelli allucinanti. Adesso vediamo appena finito, vi faccio vedere come si fa. Allora, adesso questo era il firmware che ve lo chiede l'emulatore. Una volta che il firmware è stato scaricato, ok, è stato scaricato. Accendiamo qui. Torniamo a noi. Aspettate che sposto appena perché... Ok, vedo, si dovrebbe vedere. Facciamo... Ah, lo potevo scaricare. Ah, perché... Oh, ragazzi, mi sono dimenticato. Se voi schiacciate qua, vi apre automaticamente la pagina. Non è obbligato... Ok, ve lo apro, fate come ho fatto prima.
Potete schiacciare direttamente lì, ok? Quindi non mi ricordavo. Qui invece scaricate il font package, che è un'altra cosa. Quindi schiacciate direttamente lì, lo mettete nella stessa cartella e fate salva. Questo è molto più piccolino. Ha un nome diverso, si chiama psp2update.pap. Molto più piccolo. Quindi direttamente da qua schiacciate, senza cercare. Vi porta direttamente al link. Ancora più comodo. Adesso leggo morte nera, attenzione perché una cosa alla volta. Perché uno è il font e uno è il firma. Adesso qui è finito. Così vi faccio vedere completamente come si fa da zero tutto, perché non è così intuitivo come potrebbe sembrare. Uno ci potrebbe perdere molto tempo. Facciamo install firmware file. Fate questo PSV update, che è il firmware, non confondete, è quello più grosso, eh. Aspettiamo. Aspettiamo un attimino. Di recente ho scaricato RPCS3 sul mio computer che è abbastanza decente. I giochi che ho provato girano perfettamente, messo un calore della Madonna dalle ventre. Fatica proprio a girare. Beh, ragazzi, PlayStation 3 è bella pesante. Anche lì. La PlayStation 3 non costa tanto, la trovate 60-80 euro. Cercatela e portatevela a casa se possibile. Lo ripeto ancora una volta. Più hardware originale avete, meglio è. Però diciamo che è interessante vedere cosa si può fare. Poi se uno lo configura bene, gira molto bene. Allora, no firmware font adesso vi chiede dell'head di firmware. Allora, sì, adesso possiamo cancellare il firmware di installazione. Facciamo ok. Adesso rischiacciate qua e selezionate il font PSP2 Update, questo. Aspettiamo. Bene. Scaricare, sì. Installato. Seguente. Adesso qui c'è lo zoom, questo lascia tutto stare. Seguente. Hai finito la configurazione. Ok. Allora, il database di compatibilità è stato aggiornato. Eccolo qua. Vabbè, ti dice che ancora cosa abbiamo già fatto. Cioè, non mostrare più. Chiudi. Eccoci qua. Ora adesso cosa bisogna fare, ragazzi? Bisogna creare l'utente. Mettiamo Demiurgo. Avatar, non mi ricordo, me lo fa scegliere. Ah, me lo fa scegliere anche dal PC. Cioè, proprio personalizzato al massimo. Mettiamo la mia faccia, il mio logo del canale. Facciamo conferma. Poi, Demiurgo. E guardate, ragazzi. Abbiamo, diciamo in versione rudimentale, la live area della PlayStation Vita. Guardate. Adesso, qui abbiamo tutti i settaggi. Adesso tra l'altro mi devo configurare. No, adesso poi uso quello che ho già configurato io perché se no mi tocca riconfigurare i controlli. Comunque, qui c'è l'aggiornamento, schiacciate vi aggiorna automaticamente il firmware. Controlli, qua settate. Allora, faccio vedere. Cioè, qui settate tutto, ragazzi. Adesso non ve lo. Molto semplice. Vedete, left stick up, left stick down. Ci sarebbe leva analogico sinistra in alto, analogico sinistra in basso, destra, sinistra, leva destra, D-pad su, giù, sinistra, quadrato. Ci sono tutti i tasti. Voi li settate o da tastiera o da controller. Io userò un controller. Li settate tutti. Da qui. Impostazioni. Ecco, qua è molto importante. Dovete mettere queste impostazioni per avere la performance massima. Qui lasciate automatico, tutto automatico, ok? Poi, CPU lasciate Dynamic e abilita ottimizzazioni. Questo è importante, GPU. Allora, in base alla vostra scheda video, io vi consiglio una scheda Nvidia, io ho una 2060. Allora, OpenGL funziona, però ragazzi per avere le performance massime ci vuole Vulkan. Vulkan, mettete Automatic. Vabbè, adesso, dopo vi appare la vostra scheda video se fate riavvia. Qui lasciate alto e qua lasciate bilineare. La risoluzione vi consiglio di lasciarla 1 per. No, potete anche fare 2 per. Sono sbagliato. Cioè, non andate oltre il 2 per, perché guardate, questa è la risoluzione della PS Vita nativa. 2 per è 1920 x 1088, praticamente è un 1080p, ragazzi. Quindi, potete fare massimo questo. Anisotropico lasciate 1, qua lasciate tutto stare, tutto normale.
lasciamo così, lasciamo 2 per se avete un PC potente. Poi fate salvo ovviamente, chiudete ogni volta. Sistema lasciate normale, potete anche mettere la modalità TV, PS TV. Qua non dovete fare nulla, neanche qui. E basta ragazzi, non c'è altro da fare, semplicemente la parte della scheda video quella da settare. E poi basta. Adesso, ultima cosa, i giochi. Ultima cosa, i giochi. Vi li spiego subito. Allora, se volessi comprare una PS3 usata, quale modello sceglieresti? Stavo pensando a comprare un Super Slim e poi metterci un SSD. Io ti consiglio più che la Super Slim, ti consiglio la Slim normale, quella su cui tu puoi installare custom firmware. E come custom firmware ti consiglio Evilnut, l'ultima versione che è la 4.90. Non mettere più rebug perché ormai è obsoleto. La Slim, non la Super Slim. Quella modificabile, custom firmware. Poi Vulkan è una mano dal cielo, spanne sopra OpenGL e DirectX 1112. C'è bisogno di più supporto da parte di emulatori. Certo, purtroppo non tutti gli emulatori supportano Vulkan, però quello dei GameCube, eccetera, anche della PSP lo supportano, anche quello della PlayStation Vita, ed è veramente tanta roba. Anche quello della Switch supporta Vulkan. Mettete sempre Vulkan se è disponibile, perché è il migliore. Adesso, ultima cosa, dicevo, i giochi, che io purtroppo qui adesso non ce li ho. Come si fa, ragazzi? È molto semplice. Ce li ho, ma nell'altro emulatore. Vi faccio vedere, adesso vi ho fatto vedere. Usciamo da qua. Ok? Questo non serve neanche più. Vi faccio vedere. Nel mio emulatore. Vedete, dopo quando voi avete configurato, vi appaiono tutte queste altre cartelle. Riapriamo l'emulatore. Fate ancora questo. Andiamo in configurazione. GPU vi appare la vostra, guardate, vedete, Nvidia GeForce RTX 2060, questa è la mia scheda video. Questo lasciate tutto così, mettete 2x e basta. Vi mancano solo i giochi. I giochi vi faccio vedere, perché l'ho già fatto nell'altro emulatore, come si fa. Queste sono le vostre cartelle. Allora, andiamo in quell'emulatore che il mio ho già settato. Avete queste cartelle. Dovete andare in UX0 app. E qua, allora, voi i giochi li reperite in maniera ufficiale, dumpandoli dalla vostra scheda di gioco. Qui c'è scritto anche come dumparli, guardate. Dovete modificare la PS Vita con Enkaku. Dovete avere una PS Vita modificata, PlayStation Vita TV. Dumpate i giochi dalla scheda. Oppure, ragazzi, i giochi li reperite come meglio preferite. Ci sono varie maniere. Si dice sempre Google è vostro amico. L'importante è che i giochi, quando li avete, siano in questo formato qua, in formato cartella. Guardate, così. Cioè, devono avere una cartella con scritto il nome del gioco, il codice del gioco, e dentro trovate questi file. C'è sempre un eboot bin. Vedete? È fatta così, un gioco vita. È fatto così, un gioco a PlayStation Vita. Più o meno i titoli pesano 3 giga, vedete? 2,98 giga. Insomma, più o meno 3 giga. Io qui ne ho messi 2. Vanno messi, vi ripeto, vanno trasferite le cartelle dei giochi dentro UX0 app. Qua. Io ho messo 2 giochi. Ok? Una volta che avete fatto questo, però, attenzione. Voi il gioco l'avete scaricato. Ed è così in cartella. Così. Quando però lo scaricate, o dalla scheda, o Google è vostro amico, ripeto, lo avete in formato zip, ok? Perché viene dumpato così dal programma. Lo scompattate e avete le cartelle, le mettete qui in UX0 app, ma lo zip lo tenete comunque, non lo cancellate. Avviate l'emulatore, che è questo, quindi c'è disponibile una nuova versione, adesso non mi interessa. Adesso voi qui vedete i giochi. Quando voi avete messo quei giochi lì, le cartelle dei giochi qui, i giochi vi appaiono. Vi appaiono i codici, così. Ma non vi appare il logo del gioco. Questi 2 loghi non li avrete. Ecco perché dovete tenere gli zip. Fate file, installa un zip. E selezionate uno alla volta i 2 file zip dei giochi, dei 2 giochi che avete preso, del gioco che avete. Quindi vi ripeto, prima reperite il gioco, lo avete in formato zip, tenete lo zip da parte, scompattate la cartella la mettete dentro UX0 app,
aprite l'emulatore, vi apparirà qui, ma senza il logo, il gioco. Poi andate in file, fate installa zip, selezionate il file zip del gioco, quello non scompattato, ve lo installa e quando ha finito riavviate l'emulatore e avete questo. Cioè vi appare così. Ok? Vi faccio vedere i settaggi e poi siete pronti. Avete configurato i controlli, vi faccio vedere i settaggi che ho io che sono uguali a là. Vedete? Vulkan, qui ho messo 2 per... Adesso però non metto a schermo intero perché altrimenti nella live è un macello. Però potete mettere anche a schermo intero, eh. Io ho messo risoluzione doppia. Com'è che si faceva a non mettere a schermo intero? Innanzitutto accendo un attimo il controller, ragazzi, così faccio vedere. Ecco qua, io uso questo. Così si vede, questo qui. Ci siamo? La PS Vita ha una libreria abbastanza piccola di giochi, ma quali adesso poi ti leggo. Comunque, andiamo avanti. Adesso dovrebbe essere. Aspetta, lo riavvio perché ho acceso il controller dopo, allora non voglio avere problemi. Allora, avviamo. Ho messo 2 giochi. Questo è Wipeout 2048 e questo è Mortal Kombat. Abbiamo Mortal Kombat. Ok? Doppio clic. Avvia. Aspettiamo un attimino. Metto un po' centrato. Ecco qua. Vedete tutti, no? Si vede? Devo allargare appena. Allarghiamo. Ecco qua. Guardate ragazzi, stiamo emulando la PS Vita sul PC. Col controller. A risoluzione doppia della sua risoluzione nativa. Cioè, vedete 1920x1088. Con Vulkan. Il gioco va a 30 fps, questo non va a 60 perché dipende dal titolo. E questo è Mortal Kombat per PSP. Guardate. Cioè. Ve ripeto, ci vuole un PC potente, eh. Questa è la versione europea. Quella che è anche in italiano. Ripeto, l'unica menata è ricordarsi che quando si ha il gioco bisogna tenere il gioco in zip, scompattarlo, mettere la cartella in UX0 app, tenete il file zip comunque, fate file, installa file zip e poi vi troverete il gioco nel menu della PS Vita con anche il logo e poi fate avvia, basta, configurate i controlli, mettete Vulkan, non c'è altro da sapere. Guardate ragazzi, anche Kratos di God of War, cioè, guardate. Allora, boh, scegliamo Kano. Facciamo normale. Faccio vedere. Sto usando anche il programma della live, quindi non ho la memoria completamente libera, la CPU, quindi faccio vedere come gira. Adesso poi rispondo anche a morte nera. Guardate ragazzi, la qualità è allucinante. Poi compila gli shader, un po' come fa l'emulatore Switch, guardate. Questo è smoke, cioè l'effetto del fumo. Ah, no, guardate, ragazzi, mi sono sbagliato. Gira a 60. Da 59, guardate il contatore in alto nella finestra. 60 fps, eh. Non è a 30, mi sono sbagliato. Adesso, vabbè, non so bene le mosse perché... Gioco solo tanto in Mortal Kombat vecchi io. È un po' cambiato tutto, però guardate. Faccio vedere che... Guardate. È perfettamente giocabile. Poi ripeto, ho messo risoluzione doppia del nativo. Sto usando il programma della live, quindi non ho la memoria completamente libera. Ma io me lo metto a schermo intero e non ho nessun problema normalmente. Però guardate, cioè, è 60 fps. E se invece avete un PC meno potente, mettete risoluzione nativa, non mettete doppia. Cioè, ragazzi, adattatelo ai vostri requisiti, al vostro hardware. Cioè, mettete la risoluzione nativa, mettete Vulkan, se no mettete un PGL se non l'avete, basta. Magari lo giocate con una grafica meno definita, ma almeno giocate. Adesso l'ho spinto al massimo, proprio, di quello che posso fare. Ecco. La PS Vita è una libreria abbastanza piccola di giochi, ma quali considereresti di più? La maggior parte sono stati rimasterizzati su PS4, Switch e Steam. Allora, vabbè, adesso non ho fatto neanche la fatality, ero distratto a leggere.
La PS Vita, allora io vi consiglio tutti le collection remastered che erano per la PlayStation 2, Jack and Dexter, Ratchet Clank, God of War, la Sly Collection, tutte quelle, anche Final Fantasy rifatti. Poi vi consiglio di mettersi dei begli emulatori come RetroArch, mettete di tutto. PlayStation 1, ecco ragazzi, l'altra cosa che non ho detto, la PS Vita vi farò vedere, emula perfettamente la PSP. C'è il programma che si chiama Adrenaline, che è praticamente un emulatore nativo della PSP. Avete soltanto... Cioè, paradossalmente con una PS Vita la PSP potreste anche venderla, nel senso che non serve. Nel senso che avete soltanto da guadagnarci con una PS Vita. Avete tutto quello che fa la PSP e ben di più, a performance maggiori, con un hardware molto più nuovo. Però il costo è diverso, cioè la PSP costa comunque meno, quindi vedete voi. Vedete, questo ragazzi è Mortal Kombat. Vedete? Funziona tutto. Vi ho spiegato come si installa, vi ho spiegato come si scarica. Adattate soltanto i vostri settaggi. I settaggi alle vostre caratteristiche del vostro PC, insomma. Non è così complicato, avete visto? Poi bisogna sapere come fare, perché se non c'è una guida è un casino, perché una parte dei giochi, vi dico, non è così scontato, non viene neanche spiegata. Allora ho voluto fare un video su questa cosa, penso il primo in Italia, non ho verificato, ma mi fa strano che nessuno ne abbia parlato, forse perché effettivamente non era così scontato, allora ho voluto farlo io. E vi dico, nei prossime sere, forse domani se riesco, faccio uscire, o dopodomani faccio uscire anche la live, faccio una live breve, sempre di mezz'oretta così, sembra 33 minuti, mezz'oretta, non di più, sull'emulatore della PSP, che è molto più semplice di questo, richiede molto di meno, però non l'ho fatto, visto che ho fatto tutto il ciclo PSP, ho fatto vedere l'emulatore sulla PSP, ho fatto vedere le modifiche, tutto, a sto punto facciamo anche vedere quello. E dopo, appena possibile, faccio uscire il video sulla PS Vita, la modifica, allora la modifica, vabbè, la farò molto sintetica, però vi faccio vedere tutto quello che si può fare su una PS Vita, come funziona, anche come catturare lo schermo, vi farò vedere quello, però nelle prossime settimane. E nel frattempo, guardate qua come mi ha ucciso. Aia. Accidenti. Comunque, volevo dire, poi farò anche delle live su qualche gioco. Cioè, torno a giocare, ragazzi, poi voglio portare qualche serie, qualche titolo RPG. Sono sicuro di portare qualche titolo RPG o altro, comunque. Bene, basta, avete visto che devo provare a ucciderla, ma questa qua è bastardo, cioè non conosco i tasti, quindi... Volevo far vedere anche l'altro gioco, facciamo esci, soltanto per allungare appena la live, e poi concludiamo. Hai provato a fare girare qualche emulatore per PS Vita su Vita 3K o addirittura RetroArch? No, quello non ho provato, ma non lo consiglio, ragazzi, cioè se volete, cioè se siete da PC, usate RetroArch per PC a sto punto, cioè, o altro, cioè... Non lo consiglio, cioè usatelo soltanto per i giochi PS Vita. Questo è Wipeout 2048. Faccio vedere questo e poi basta. Pali shader. Boh, ditemi cosa ne pensate nei commenti, se questo video vi è utile, perché... Cioè, secondo me è utile. O almeno anche solo se volete sperimentare. Però secondo me è utile, cioè provate, vedete come vi gira. È come, cioè se uno non ha la PS Vita, insomma, è come se aveste una console in più, potete emularla. Questo qua è, appunto, Wipeout è molto bello. Non mi ricordo però se ha qualche problema grafico. Vediamo un po', non mi ricordo sinceramente. Ah, qua devo fare col mouse. Perché alcuni giochi richiedono l'utilizzo del mouse. Perché la PS Vita sapete anche il pannello touch. Questo non so se gira benissimo, ragazzi. Non ho guardato la lista di compatibilità, ma è già da giallo, quindi non lo so. Vediamo. È un esperimento. Però avete visto Mortal Kombat gira bene. Ok. Vediamo com'è. Ah, guardate, c'è qualche problemino, guardate. C'è la navicella che non sta ferma, c'è qualche problema di... qualche stuttering, diciamo così. Vediamo. Questo va a 30 fps, non 60. Dipende dal gioco, ragazzi. Ok. Non è neanche così tanto male.
No, a dire il vero ci gioca tranquillamente. Era solo un problema che, ecco, allora, qui ragazzi deve compilare gli shader, quindi qualche rallentamento ve lo dà, perché... Però, guardate. Cioè, l'emulazione sta facendo dei passi in avanti, Io spero che vi piacciono questo tipo di video, che vi rendiate conto che non tutti spiegano tutto così bene, dettaglio per dettaglio, anche questi piccoli segretini vi portano delle chicche come questa. Questo emulatore è veramente una chicca. E quindi se vi fa piacere, se riconoscete il valore di quello che porto, mi raccomando, sostenete il canale, basta veramente poco, basta anche mettere un mettete mi piace, condividete il video, insomma date un segnale del vostro apprezzamento, perché c'è bisogno per far vedere il video per le persone possibili, ecco. Poi chi se la sente, chi ha piacere, ma soltanto chi se la sente, chi proprio piacere, può sempre abbonarsi e fare una donazione, perché così mi invogliate sempre a sostenere questo tipo di contenuti, e basta, è tutto quello che dovevo dire. Comunque funziona, avete visto. Al quadrato per l'aeroplane. Avete visto ragazzi, funziona bene, siamo a... Arriviamo ancora 2 minutini, poi basta. Avete visto, funziona. Cos'è? Hai provato a far girare... Ok, sei un grande, Garrison. Garrison, tu sei un grande, che sei uno dei più fedeli, sempre presenti sul canale. Non si sa nulla di come sarà l'hardware della prossima console Nintendo, ma penso che emulerebbe la PS Vita dignitosamente. Dipende tutto con le specifiche tecniche. Guarda, non te lo so dire. Non si picchiano le donne mezze nude dei Miugo, specialmente con i... Hai ragione, Dio. Hai ragione, lo so. Ah, ecco il Dio dei truzzi. La Sciana, sì. Sciana. Boh, basta, ragazzi, vi ho fatto vedere tutto. Gira perfettamente anche lui. Non ci sono grossi problemi. Dai, voglio fare l'ultimo round di Mortal Kombat giusto per il piacere di farvi vedere che vinco un round. L'ho fatto proprio prima, però ve lo faccio vedere. Visto che siete ancora in 5, poi basta, poi chiudiamo, Allora, facciamo ESC. Usciamo. Vediamo l'emulatore l'ultima volta. E facciamo Mortal Kombat. Ovviamente ragazzi, tutto questo è stato fatto, lo sapete che io collaboro sempre con Mr. VoiceOver, Cioè, tutto questo è stato fatto con l'aiuto di Mr. VoiceOver, che è il mio supporto cioè, diciamo che Mr. VoiceOver è il mio sostegno tecnico in tutto. Se non ci fosse lui, anche questo tipo di video, queste figate che vedete, non sarebbero possibili, Ecco, quindi questo lo volevo dire, perché la rubrica la facciamo insieme. E dietro le quinte, voi vedete me, ma dietro le quinte c'è sempre il Mr. VoiceOver, Si picchia scena di LOD, vai vai. Duck Station. Allora dai, vediamo, facciamo qualcosa, facciamo un combattimento e poi basta. Una scalata. Scegliamo, dai, per la gioia di tutti, visto che siete tutti maschi, scegliamo, vediamo che era la più carina qua. È una gara dura, Dove è finita quella... Come si chiamava l'aliena lì? Shiva. Scegliamo Shiva. Opzione giocatore cosa vuol dire? Ah no, niente. Vediamo Shiva. Madonna, com'è cattiva. 100% legit. Grande il Viper, anche lui, sempre presente. Allora, Shiva contro Rain. Dai, facciamo sta battaglia, poi basta, ragazzi. Così faccio vedere ancora come gira. 60 no, 60 fps, sì. Ma 60 è morto. Madonna. Se vedete una donna così c'è da aver paura, ragazzi. Guardate, le animazioni sono a 30. Poi dopo il in game è a 60, guardate, là è sul contatore. Guardate, adesso è a 60. Mamma mia, ragazzi. Qui non si scherza, Solo che non sono molto pratico di Mortal Kombat. Guardate. Dai, dai. Beh, adesso questo è il primo round. Vediamo un po' di botte. Guardate. Donne la riscossa, ragazzi. Oh, come è usato? Shiva wins.
Dai, mettiamo questo, poi basta, ragazzi. Mi raccomando, continuate a guardare il canale perché domani esce il video sull'emulatore della PSP. Così completiamo il ciclo PSP. E poi... vi ho detto, vi porto un gioco in live di sera, quando riesco. E poi deve uscire il video completo sulla PS Vita, gli emulatori e tutto. Poi dopo, ragazzi, vi dico una cosa alla volta. Poi ci sarà il video sul GameCube. Ancora tutti quelli aggiornati. GameCube, Nintendo Switch, assolutamente. L'emulatore Nintendo Switch. Vedrete, insomma. Basta, ragazzi. Avete visto? Non sono problemi. Io vi saluto, grazie per avermi seguito. È stata una live breve, ma volevo farla breve per arrivare direttamente al concetto. Cyber Sub-Zero. Sub-Zero, mai visto. Personaggi nuovi, ragazzi. Vediamo com'è. Ragazzi, vabbè. Niente, buon tutorial in presa diretta. Penso di usarlo per goliardia emulativa per vedere come mi gireranno. A dire il metal, prova perché l'ho detto, ci vuole un PC potente. Però se metti la risoluzione nativa, Vulkan e tutto, se no metti OpenGL dovresti riuscire a farlo andare, i requisiti li ho mostrati nella live prima. Adesso interrompo perché sennò basta, è troppo lungo. Però è così bello giocarci. Cioè, gira così bene a 60 fps. Versione europea, tra l'altro. Una volta che avete ripreso i titoli, ragazzi, sta a posto. Seguite le mie istruzioni nel video, nella live, in questa live. Riguardatevela dall'inizio e è tutto spiegato. Guardate la lista di compatibilità. Se c'è, se non c'è, provate come ho fatto io. Vedete, Mortal Kombat europeo gira, quello americano no. Quindi bisogna sempre provare. Dai, vieni qua. Boh, ragazzi, io vi saluto. Vi saluto, buonasera. Emulazione PS4. No, ancora niente di concreto. Allora, ragazzi, poi l'emulazione PS4 adesso io non ci sto ancora dietro. Una cosa alla volta. Però con VoiceOver cercherò di guardare anche quella, ragazzi. Qui mi stanno massacrando, guardate. Vi concludo la live con questi bei frame. Vi saluto, ragazzi, perché basta, ho finito il video. Alla prossima. Se avete domande scrivetelo nei commenti, mi raccomando.